Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Siamo al capitolo 9, versetto 51 del Vangelo secondo Luca. È considerato il versetto centrale, lo snodo del racconto del terzo evangelista. Luca segue il canovaccio della tradizione sinottica, comune a Marco e anche a Matteo. Tuttavia rielabora un po' il materiale. Molti testi sono comuni anche agli altri evangelisti. E quindi preferisco sottolineare quegli aspetti che sono propri ed esclusivi di Luca. Così questo versetto sottolinea l'importanza che Luca dà al cammino verso Gerusalemme. È stato il viaggio decisivo della sua vita. Lo ricordano anche Marco e Matteo, che Gesù si spostò dalla Galilea a Gerusalemme. Ma Luca dà a questo viaggio una connotazione particolare. Serve proprio per raccogliere molto materiale che Luca ha nella propria esperienza, nella raccolta della tradizione da lui stesso fatta. In questo viaggio Luca inserisce il materiale proprio. È quella che gli studiosi chiamano la grande inserzione lucana. Praticamente dal capitolo 9 al capitolo 19. 10 capitoli che caratterizzano il viaggio. Non che venga descritto un autentico viaggio, ma viene ripetutamente detto che Gesù era in viaggio. E in questo testo di partenza l'Evangelista sottolinea che Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino. Letteralmente, in greco, l'Evangelista dice che Gesù indurì la faccia, fece il muso duro e partì. Mettersi in cammino è frutto di una decisione. In Galilea, in fondo, Gesù stava bene. Aveva molti amici, le folle accorrevano e lo acclamavano. Poteva stare tranquillamente in quell'ambiente, lontano dal potere giudaico, perché la Galilea era una terra mezzo pagana. Andare a Gerusalemme comporta un rischio molto alto. E infatti, prima di partire, Gesù si è spostato all'estero, a nord, ha interrogato i discepoli sulla loro convinzione e ha annunciato l'imminente sua morte. Li ha portati sul monte a pregare, come sottolinea Luca, e sul monte, mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto. Il Padre rivelò ai discepoli che Gesù ha ragione. È veramente il Figlio, la strada indicata da Lui, anche se dolorosa, è quella giusta. E a questo punto Gesù parte, prende la ferma decisione di mettersi in cammino. Luca dà grande peso simbolico al cammino. Molto probabilmente il motivo è la sua esperienza personale. Luca
Era un medico di Antiochia che conobbe il cristianesimo attraverso Barnaba e Paolo, divenne collaboratore di Paolo e con l'Apostolo camminò molto. Girò il mondo antico, a piedi, in nave, con i mezzi di ogni genere. Cambiò continuamente paese, incontrò tantissime persone, fece innumerevoli esperienze di annuncio del Vangelo. Visse una vita in cammino, sulla strada. E questa sua esperienza di una vita apostolica per strada l'ha proiettata su Gesù stesso e ha enfatizzato il cammino di Gesù dalla Galilea verso Gerusalemme. Quel racconto geografico, che di per sé si può svolgere in pochi giorni, diventa per Luca l'emblema del cammino spirituale della Chiesa. È il cammino pedagogico con cui Gesù forma i suoi discepoli. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù educa da buon pedagogo i suoi discepoli e offre loro gli elementi fondamentali per camminare nella vita cristiana. Non dobbiamo dimenticare che in ebraico il verbo camminare è adoperato con il valore metaforico di comportarsi. Camminare come figli della luce vuol dire vivere bene, comportarsi secondo la rivelazione di Dio. Il cammino è lo stile, è il modo di vivere, al punto che la parola strada in greco, hodos, è utilizzata da Luca per indicare la comunità cristiana. Non si adopera mai cristianesimo come termine astratto. I primi cristiani vengono identificati negli Atti degli Apostoli come quelli della via, coloro che appartengono alla strada. Il termine greco hodos è rimasto in italiano nella parola metodo, met-odos, cioè l'accompagnamento nel cammino. Il metodo è il modo di vivere. Il cammino di Gesù è l'insegnamento su come si vive. E la vita nuova degli apostoli, trasformati dalla grazia di Gesù, è l'esperienza della Chiesa. Gesù dunque decide di andare a Gerusalemme e parte mandando avanti i suoi discepoli a preparare il terreno. Racconta Luca, e solo lui, della missione di altri 72 discepoli. Gli antichi codici non sono d'accordo sul numero. Alcuni riportano 72, altri 70, perché il numero richiama i popoli. Al capitolo 10 della Genesi c'è un quadro simbolico della terra abitata da 70 o 72 popoli. A seconda dei testi c'è questa variante che si riproduce anche nei codici del Vangelo. 70 è il numero della globalità delle nazioni. 70 discepoli sono destinati a tutti i popoli. Il Signore designò altri 70 discepoli. È molto importante nel Vangelo di Luca notare l'uso del termine Signore, perché che le persone si rivolgano a Gesù chiamandolo Signore è abbastanza normale. Ma è solo l'Evangelista Luca a usare nel racconto, cioè nelle parti narrative,
l'espressione il Signore per designare Gesù. E non lo adopera sempre, lo adopera in alcuni casi. Quando lo adopera, lo fa per dare un particolare rilievo a Gesù. Come dire, non è tanto l'uomo storico Gesù, quanto il Signore, è un termine molto elevato, è il Cristo risorto, è Dio stesso. Perché questi 70 o 72 discepoli sono coloro che vengono mandati a tutte le nazioni, in mezzo c'è anche Luca, e ci sono tutti gli altri che hanno evangelizzato i popoli dopo la Pasqua di Cristo. È una specie di immagine profetica. Il Signore mandò in questa missione persone a tutti i popoli, e noi diremmo anche in tutti i tempi. Le norme che vengono date a questi missionari sono analoghe a quelle che ha già dato ai 12 apostoli. 12 per le tribù di Israele, 70 per tutti i popoli. Discorso universalista, altro elemento tipico di Luca. Il Vangelo è per tutti i popoli, per tutte le genti. L'apertura del messaggio di Gesù è universale. Appena iniziato il viaggio, Luca colloca un episodio che nella tradizione dei sinottici è invece ambientato a Gerusalemme negli ultimi giorni del ministero di Gesù. Gli si avvicina un dottore della legge e, per mettere alla prova Gesù, gli chiede: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È la questione del comandamento principale. Quello scriba esperto sa già la risposta e difatti la anticipa: amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo. 2 citazioni dal Deuteronomio e dal Levitico. Non sono la sintesi del messaggio cristiano, è semplicemente una citazione da 2 testi biblici che mette in evidenza come anche nella rivelazione dell'Antico Testamento ci fosse questo precetto dell'amore. Gesù fa notare a quello scriba che la domanda che gli ha fatto non aveva senso, sapeva già la risposta, è stato proprio per metterlo alla prova che gli ha fatto la domanda. Dunque quello, per giustificarsi, cioè per motivare la domanda, ne fa un'altra: ma chi è il mio prossimo? E questo è un particolare esclusivo di Luca, come la storia che segue, con cui Gesù dà la risposta. Il termine prossimo è un latinismo e vuol dire vicinissimo. È il superlativo di prope, che indica la vicinanza, per cui in italiano sarebbe scorretto dire il più prossimo, anche se viene utilizzato, perché prossimo è già un superlativo. Ed è il modo con cui abbiamo tradotto plesion, il vicino, quello che in ebraico è reach, cioè l'amico, il socio, il collega, il compagno, quello che è del tuo ambiente. Chi devo considerare mio amico? Il precetto del Levitico dice: amerai il prossimo tuo come te stesso, il tuo compagno, il tuo collega, il tuo vicino. Ma chi è che si merita di essere amato da me? Questa è la domanda che pone lo scriba, e Gesù capovolge la domanda, perché alla fine, dopo aver raccontato la storia di quell'uomo che era incappato nei briganti, chiede al dottore della legge: allora, chi è che si è comportato da prossimo nei confronti dell'uomo malcapitato? E lo scriba risponde: colui che ha fatto misericordia.
allora la domanda non è chi si merita di essere aiutato, ma chi è disposto ad aiutare. Proviamo a cambiare ambito. Io posso domandarmi chi mi è amico e valuto le persone che conosco distinguendo e cercando quelle che mi sono amici. Ma sarebbe corretto invece che capovolgessi la domanda e mi chiedessi: io di chi sono amico? Quante persone tratto da amico? Io sono amico verso queste persone o aspetto che gli altri siano amici miei? Il capovolgimento della domanda è molto importante perché contiene la prospettiva di Gesù, che è quella di una amicizia generosa che fa il primo passo e dà la vita per noi. La storia che capovolge la mentalità è quella parabola che chiamiamo del buon samaritano. Ma il personaggio centrale è l'uomo. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. È l'unica parabola ambientata in un luogo geografico preciso. È una strada impervia che attraversa un orrido deserto. Sono circa 30 chilometri da Gerusalemme a Gerico, con un notevole dislivello, oltre 1000 metri. È la tappa di una giornata. È una zona infestata dai briganti dove non conviene fermarsi. E quindi i pellegrini che salivano a Gerusalemme partivano al mattino presto da Gerico e arrivavano la sera nella città santa, o viceversa, quando partivano scendevano per fermarsi a Gerico. Un uomo scendeva dalla città santa, che è in alto, alla città più in basso che c'è. Gerico si trova nella depressione del Giordano, è una zona molto bassa. Gerico vuol dire luna, richiama un antico culto lunare, è quindi connotata come una città notturna. Nei vari racconti evangelici Gesù a Gerico incontra ciechi e peccatori. L'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico è stato interpretato nella tradizione patristica come l'uomo, Adamo. E questa discesa è la caduta del peccato. La storia raccontata da Gesù potrebbe essere interpretata in modo sociologico. Quell'uomo potrebbe essere un esseno che viene malmenato dagli zeloti, non aiutato dalla classe levitica, ma soccorso da uno straniero samaritano. Sarebbe un modo per dire all'interno della società giudaica, nonostante le differenze di politica, di mentalità, di religione, si può essere aperti nei confronti degli altri. Ma mi sembra che sia molto più utile quella lettura teologica profonda che i padri hanno saputo dare, forse esagerando nella spiegazione allegorica, trovando un significato per ogni particolare, ma nel contesto generale l'uomo è il protagonista. Un uomo incappato nei briganti, che viene lasciato sul ciglio della strada mezzo morto. Istintivamente noi lettori scegliamo se metterci nei panni del sacerdote e del levita, due che però hanno lo stesso atteggiamento, quindi fanno un unico personaggio, e il samaritano. Il sacerdote e il levita non aiuta, invece il samaritano si commuove e aiuta. Istintivamente noi ci domandiamo se ci mettiamo nei panni dell'uno o dell'altro. Invece il punto critico del racconto è l'uomo
incappato nei briganti, spogliato dei beni, ferito e lasciato mezzo morto, quindi l'altro mezzo è vivo. È in una condizione di perdita, di ferita grave, rischia la morte. Io sono quell'uomo. La natura umana è ferita dal peccato ed è lì sulla strada. L'immagine della strada piace molto a Luca. Il samaritano era in viaggio. Beh, anche gli altri, se passano in quella strada, erano in viaggio, nessuno abitava lì. Ma del samaritano viene sottolineato che era in viaggio. Il samaritano è figura cristologica, richiama Gesù stesso, è il divino straniero che si fa vicino all'uomo, lo vede, ne ha compassione. Il testo greco dice esplanknistse, un verbo un po' strano, complicato, ma molto efficace. Dice il movimento delle viscere, è una sensazione viscerale che prova il samaritano. È la stessa che ha provato Gesù nei confronti della vedova di Nain durante il funerale del suo unico figlio morto. Il samaritano sente compassione verso l'uomo, gli si avvicina, lo fascia le ferite, cura con olio e vino, simboli sacramentali fra l'altro. Si carica sulle spalle, no, lo carica sulla bestia da soma e porta l'uomo in un pandokeion. È tradotto con albergo, ma è una parola molto più bella in greco. Vuol dire l'ambiente che accoglie tutti. E l'albergatore non è semplicemente un oste, ma è colui che accoglie tutti. È figura della Chiesa. Cristo ha cominciato a curare l'umanità, la ferita del peccato. Si è fatto carico, si è preso cura dell'uomo Adamo ferito e l'ha consegnato alla Chiesa, dicendo al Pandokeus, l'onniaccogliente, prenditi cura di lui. 2 monete gli consegna. E gli dice, se spenderai di più nella cura dell'umanità, tranquillo, quando passo di nuovo ti risarcisco tutto. Il samaritano annuncia che verrà di nuovo e pagherà quello che è stato speso in più per curare l'umanità. È il cammino della storia umana. La religione, concretamente simboleggiata dal sacerdote e dal levita, la religione dell'Antico Testamento, vede l'uomo e lo lascia tale e quale. Invece Gesù si fa vicino e interviene a curarlo. È Lui che ha fatto misericordia con l'umanità. Questo è il senso. L'importante è fare, ma non proprio. Subito dopo, infatti, Luca racconta che Gesù venne ospitato in casa di una donna di nome Marta. E mentre lei era impegnata in tanti servizi, la sorella Maria, seduta ai piedi di Gesù, lo ascoltava. Il senso di questo episodio è: l'importante è ascoltare, la parte buona è la relazione personale con Gesù. Allora non l'importante è fare, è Gesù che ha fatto misericordia con l'umanità, per cui il discepolo ascolta Gesù, si siede ai suoi piedi, impara da lui, riceve la sua grazia, la sua misericordia, si lascia trasformare e diventa capace di fare a sua volta misericordia. La prima parte dell'opera lucana, il Vangelo, è l'ascolto di Gesù che fa misericordia.
La seconda parte, gli Atti degli Apostoli, è la continuazione. La Chiesa che ha imparato da Gesù continua l'opera di Gesù. Chi ha ricevuto misericordia diventa capace di fare misericordia. L'importante è ascoltare Gesù, accoglierlo per poter fare quello che dice.